Benvenuti a Sussurri dal Mito. Oggi non vi racconteremo una storia che ha un inizio e una fine, né le gesta di un eroe che sconfigge un mostro. Oggi faremo qualcosa di diverso. Vi chiediamo di spogliarvi delle vostre certezze, di dimenticare il rumore del mondo moderno e di chiudere gli occhi. Oggi vi porteremo lungo una strada polverosa, sotto il sole di un settembre antico, verso un luogo dove l'umanità ha imparato, per la prima volta, a non temere il buio. Parleremo di un segreto custodito per 2 millenni, di un rito che ha tenuto insieme il mondo antico più delle legioni e delle leggi. Oggi cammineremo insieme verso Eleusi. C'è un momento preciso dell'anno in cui la terra di Grecia sembra trattenere il respiro. È quando l'estate, stanca di bruciare, inizia a cedere il passo alle prime ombre lunghe dell'autunno. La luce cambia. Non è più il bianco accecante di luglio, ma un oro liquido, obliquo, che accarezza i campi mietuti e le colline aride. È in questo tempo sospeso, nel mese che gli antichi chiamavano Boedromion, che accadeva l'impossibile. Il tempo ordinario, quello dei mercati, delle guerre, delle dispute politiche nell'agorà, si fermava. Un'altra dimensione si apriva, parallela e invisibile, annunciata non dal suono delle trombe, ma dal mormorio di migliaia di voci che si preparavano all'attesa. Tutto cominciava ad Atene, ma non nel fasto dei templi sull'Acropoli. Cominciava nel corpo. Per partecipare al mistero bisognava prima diventare altro da sé. Non era una questione di mente, ma di carne e nervi. Per giorni la città si riempiva di pellegrini. E la cosa che colpiva l'occhio, in un mondo rigidamente diviso in caste, era la mescolanza. Vedevate il senatore avvolto in lini pregiati camminare fianco a fianco con l'artigiano dalle mani callose. Vedevate il filosofo, abituato a dissezionare la realtà con la logica, accanto al contadino che conosceva solo il ciclo delle stagioni. E, fatto ancora più straordinario, vedevate le donne e vedevate gli schiavi. Lì, sulla soglia del sacro, le catene sociali si allentavano fino a diventare polvere. Non contava chi fossi nel mondo di fuori. Contava solo che tu avessi un'anima, che le tue mani non fossero macchiate di sangue ingiusto e che tu parlassi la lingua degli uomini. Era un abbraccio universale, una democrazia dello spirito che lo Stato proteggeva con la forza della legge, perché intuiva che lì, in quel rito, risiedeva il collante profondo della civiltà. La preparazione iniziava con un grido che risuonava verso il mare. Al mare, o iniziati. Immaginate la massa di corpi che si riversa sulla costa del Falero. Non era un bagno di piacere, era un lavaggio rituale, un ritorno all'elemento primordiale. L'acqua fredda e salata che colpisce la pelle, il sale che brucia e purifica, che lava via la polvere dei giorni profani. Ognuno entrava in acqua portando con sé un piccolo animale, un porcellino destinato al sacrificio. Il sangue della vittima e l'acqua del mare si mescolavano tra le onde e in quel gesto antico, viscerale, si lasciava andare il passato. Ci si ripuliva dalle scorie della vita quotidiana, ci si spogliava delle colpe e delle preoccupazioni per diventare recipienti vuoti, puliti, pronti ad accogliere. Poi calava il silenzio del corpo, il digiuno. Per giorni gli iniziati rinunciavano al cibo solido, rinunciavano ai piaceri, rinunciavano al vino che scalda e confonde. Non era la fame disperata del povero, ma la fame lucida del cercatore. Il corpo si indeboliva, le riserve di energia calavano, ma in questo svuotamento accadeva qualcosa di miracoloso ai sensi. Quando lo stomaco tace, gli altri sensi urlano. L'udito diventava finissimo, capace di cogliere il fruscio di una veste o il respiro del vicino. L'olfatto percepiva odori di terra, di incenso, di pioggia lontana. La vista coglieva sfumature nell'ombra che l'occhio sazio ignora. Era una tecnologia dello spirito, abbassare il rumore della carne per alzare il volume dell'anima. Si entrava in uno stato di leggera alterazione, una lucidità febbrile e vibrante, dove ogni gesto assumeva un peso enorme. E poi il cammino, la via sacra.
20 chilometri di pietre e polvere bianca che separavano Atene da Eleusi. Non era una passeggiata devozionale, era una marcia, una fiumana di gente che si muoveva sotto il sole ancora caldo e poi sotto le prime stelle. Il ritmo dei passi, migliaia di sandali che battevano all'unisono sulla terra, creava un suono ipnotico, un battito cardiaco collettivo. La polvere si alzava, impalpabile e bianca, coprendo i volti, i capelli, le vesti. Dopo poche miglia non si distinguevano più i ricchi dai poveri. Erano tutti fantasmi bianchi, tutti uguali nella fatica, tutti proiettati verso la stessa meta. Si portavano oggetti sacri, nascosti in ceste di vimini chiuse, le ciste. Nessuno osava chiedere cosa contenessero. Il mistero viaggiava sulle spalle degli uomini, pesante e segreto. Lungo la strada accadeva qualcosa che rompeva la solennità per poi ricostruirla su basi più autentiche. C'era un ponte sopra il fiume Cefiso, un passaggio obbligato. Lì figure mascherate attendevano i pellegrini. E mentre la processione passava, stanca, assorta, vulnerabile, questi uomini lanciavano insulti, scherzi osceni, prese in giro feroci, volgarità che facevano arrossire. Deridevano il magistrato per la sua superbia, la matrona per la sua vanità, lo schiavo per la sua servilità. Perché? Perché sporcare un momento così sacro con il fango delle parole era una soglia necessaria. Per entrare nel mistero, l'ego doveva essere frantumato. Non si poteva arrivare a Eleusi pieni di sé, gonfi delle proprie certezze. Bisognava essere ridotti a nulla. Bisognava ridere della propria miseria per capire quanto si fosse piccoli di fronte all'immenso. L'umiliazione lavava via l'orgoglio meglio di qualsiasi acqua, lasciando l'uomo nudo, fragile, umano. Man mano che il sole calava e la processione si avvicinava alla meta, il silenzio riprendeva il sopravvento, più denso di prima. Ma non era un silenzio vuoto, era carico di elettricità. La notte scendeva e venivano accese le torce. Migliaia di fiammelle tremolanti nel buio della campagna attica. Un fiume di fuoco che serpeggiava tra gli ulivi. Immaginate l'odore della resina che brucia, il fumo acre che pizzica la gola, il contrasto violento tra la luce viva del fuoco e il nero profondo della notte. La stanchezza era estrema, le gambe pesanti come marmo, la gola arsa. Ma nessuno si fermava. La meta era lì, visibile. Le mura massicce del santuario di Eleusi, custodi di un segreto che il mondo intero rispettava. Arrivare a Eleusi non significava entrare in un tempio per pregare un dio distante. Significava varcare un confine fisico e psichico. Le porte del santuario si aprivano per accogliere la fiumana di gente e lì, nel cortile esterno, l'attesa raggiungeva il culmine. Non si parlava più. La legge del silenzio non era solo una regola imposta dallo Stato, pena la morte, era una necessità interiore. Le parole quotidiane, quelle usate per il commercio o la politica, erano strumenti inadatti, ormai inutili. Ciò che stava per accadere apparteneva a una sfera per la quale il linguaggio non era stato creato. Gli iniziati, sporchi di polvere, tremanti per il digiuno e l'emozione, compivano l'ultimo gesto prima dell'ingresso, bevevano. Non vino, che porta all'ebbrezza caotica. Bevevano il ciceone, una mistura povera, antica, acqua, farina d'orzo e menta poleggio. Una bevanda densa, dal sapore terroso e fresco. Era il primo nutrimento dopo giorni di vuoto. Scendeva nello stomaco come un balsamo, radicando il corpo alla terra, calmando i nervi, aprendo la mente. Con il sapore della menta ancora sulla lingua, venivano guidati verso l'edificio che non aveva eguali nel mondo antico. Non un tempio fatto per essere guardato da fuori, ma un edificio fatto per contenere e nascondere. Il Telesterion. Entrare nel Telesterion significava entrare nel ventre della madre terra. Era una sala smisurata, una foresta di colonne di pietra così fitta che lo sguardo si perdeva e la prospettiva si annullava. Non c'erano finestre. Una volta chiuse le pesanti porte di bronzo, il mondo fuori cessava di esistere. Il buio era totale, assoluto, un buio solido che pesava sulle spalle,
che premeva contro gli occhi aperti che cercavano invano un appiglio. Lì dentro, stipati spalla a spalla, migliaia di persone respiravano insieme. Sentite il calore dei corpi vicini, l'odore di sudore, di incenso stantio, di lana umida, di paura. L'individualità si scioglieva. Nel buio non eri più nessuno, eri solo un respiro, un battito cardiaco che andava all'unisono con altri 1000. La paura era tangibile, aveva un sapore metallico. La paura del buio ancestrale, dell'ignoto, della morte. Perché di questo si trattava, scendere nell'Ade da vivi, mimare la fine per poterla comprendere. In quell'oscurità densa accadevano cose che venivano solo suggerite. Suoni profondi, forse il rimbombo di un gong che sembrava nascere dal centro della terra, o il soffio di un vento che non muoveva l'aria ma scuoteva le ossa. Voci che sussurravano parole incomprensibili, litanie antiche che non parlavano alla logica ma colpivano le viscere. Gli iniziati non erano spettatori, erano la materia stessa del rito. Venivano spostati nel buio, toccati, guidati attraverso un labirinto di emozioni. Si passava dall'angoscia della perdita, dal lutto cosmico, alla ricerca disperata. Come scrisse chi visse tutto questo, non bisogna imparare, ma subire un'esperienza ed essere messi in uno stato d'animo. L'anima veniva lavorata come metallo sul fuoco, scaldata dal terrore e dall'attesa, resa malleabile per ricevere l'impronta finale. Il tempo perdeva senso. Potevano essere passate ore o secoli. La privazione sensoriale, la stanchezza, il digiuno rotto solo dal ciceone creavano un terreno fertile per l'epifania. E poi, quando la tensione era insostenibile, accadeva. Una luce, non l'alba, ma un bagliore violento, improvviso, accecante, che squarciava le tenebre. Il cuore del telesterion, l'anactoron, la stanza proibita al centro della sala, si apriva. Un fuoco divampava, illuminando il volto dello ierofante, colui che mostra il sacro. Il silenzio diventava vuoto pneumatico e in quella luce, in quello shock visivo, veniva mostrato qualcosa. Cosa vedessero quegli occhi spalancati e pieni di lacrime, nessuno lo ha mai descritto con precisione. Si parla di una spiga di grano mietuta nel silenzio. Una semplice spiga. Può sembrare poco a noi moderni, ma per l'uomo antico quella spiga nel buio non era agricoltura, era il miracolo. Era la prova visibile che il seme, per vivere, deve prima essere sepolto, deve morire nel buio freddo della terra, deve marcire e sparire. E così l'uomo. La visione, l'epopteia, non era vedere un oggetto, ma comprendere istantaneamente. In quella spiga illuminata, l'iniziato vedeva se stesso. Vedeva che la sua morte non era una fine, un cadere nel nulla, ma un passaggio necessario, una trasformazione dolorosa ma vitale. Come il grano torna ogni primavera, così la vita non si spegne. La paura gelida della morte si scioglieva in quella luce calda. Non era una promessa intellettuale, era una certezza fisica sentita nelle ossa. Lo ierofante pronunciava parole sacre, suoni che vibravano nell'aria, formule che univano cielo e terra. Ma le parole erano contorno. Il centro era l'emozione collettiva, un'onda di sollievo e meraviglia che travolgeva tutti. Uomini duri, soldati, politici, piangevano senza vergogna. Si abbracciavano nel buio che tornava, ma che ora non faceva più paura perché sapevano che la luce esisteva ed era custodita lì. Si sentivano fratelli, legati da un segreto che non era una formula, ma l'esperienza condivisa di essere morti e rinati insieme. Uscendo dal telesterion, sotto le stelle di Eleusi, il mondo appariva diverso. Le stelle sembravano più vicine, l'aria più dolce. Erano le stesse pietre, ma gli occhi erano cambiati. Chi era entrato come un uomo spaventato dalla propria mortalità ne usciva con una pace nuova, una sicurezza tranquilla. Cicerone disse che grazie a Eleusi aveva imparato non solo a vivere con gioia, ma a morire con una speranza migliore. Non sapeva cosa c'era dopo, ma non ne aveva più terrore. La morte non era più un muro, ma una soglia. Ecco perché il culto durò secoli, sopravvivendo a tutto. Non perché lo Stato lo proteggeva, ma perché rispondeva alla domanda che ogni essere umano si pone guardando il buio: finirà tutto?
Eleusi rispondeva senza dogmi, ma con un'esperienza. Guarda il grano, guarda la luce dopo il buio. Tu sei quello. Gli iniziati tornavano alle loro vite, ai loro commerci, alle loro case. Nulla era cambiato fuori, ma dentro portavano una fiamma che il vento della vita non poteva spegnere. Non parlavano di ciò che avevano visto. Non potevano. Come spieghi la luce a chi ha vissuto sempre nel buio? Il segreto veniva mantenuto perché era incomunicabile. Dire «ho visto una spiga» avrebbe banalizzato l'immenso. E così tacevano. Un silenzio rispettoso che ha attraversato la storia. Imperatori e schiavi hanno cercato lì quella pace che il potere non dà. E quando i barbari arrivarono secoli dopo per distruggere il santuario, trovarono solo pietre. Il vero tempio era stato costruito dentro gli uomini, indistruttibile. Oggi le rovine di Eleusi sono bianche sotto il sole. Il Telesterion è un campo di blocchi spezzati. Ma se ci si ferma, se si ascolta il vento tra le colonne cadute, si può ancora percepire l'eco di quel mistero. Non c'è più il fuoco sacro, non c'è più lo ierofante. Eppure, la domanda che portava lì quelle anime è la stessa che ci portiamo dentro noi. E quel silenzio che copre ciò che non può essere detto ma solo vissuto, rimane lì, intatto, come una porta socchiusa su una verità che abbiamo dimenticato, ma che forse, nel profondo, conosciamo già da sempre. Ma il viaggio di Eleusi non terminava con l'uscita dal santuario sotto la volta stellata. Quella era solo la soglia del ritorno, il momento in cui il segreto, appena deposto nel cuore come un seme, doveva iniziare a germogliare nel terreno arido della quotidianità. Quando l'alba del giorno successivo sorgeva sulla piana di Tria, illuminando gli ulivi e le pietre bianche, la fiumana di gente si rimetteva in moto verso Atene. Il cammino di ritorno non aveva la gravità marziale dell'andata. L'aria era più leggera, i volti meno tesi. C'era nei passi una stanchezza diversa, non più logorante, ma appagata, simile a quella di chi ha lavorato duramente nei campi e ora vede il raccolto al sicuro nei granai. Si scambiavano sguardi di intesa silenziosa, sorrisi appena accennati, che valevano più di 1000 discorsi. Erano diventati epopti, coloro che hanno visto. E quella visione, sebbene incomunicabile a parole, creava una fratellanza invisibile che attraversava le barriere della città, del censo e della politica. È proprio in questa capacità di tessere legami invisibili che risiede il segreto della longevità di Eleusi. Per quasi 2000 anni, mentre gli imperi sorgevano e crollavano, mentre le lingue cambiavano e le frontiere venivano ridisegnate col sangue, il fuoco di Eleusi non si spense mai. Non era un miracolo dovuto al caso, ma la prova di quanto quel rito fosse divenuto la spina dorsale del mondo antico. Lo Stato ateniese, spesso cinico e pragmatico, proteggeva i misteri con una ferocia che riservava solo alla difesa delle proprie mura. Esisteva una tregua sacra, proclamata dagli araldi mesi prima dell'inizio delle celebrazioni. In un mondo lacerato da guerre continue, dove la pace era solo una breve pausa tra due battaglie, la tregua di Eleusi era inviolabile. Chiunque avesse osato attaccare un pellegrino o disturbare i riti avrebbe attirato su di sé non solo l'ira degli dei, ma la condanna unanime di tutte le città greche. Persino durante la guerra del Peloponneso, quando Atene e Sparta si dissanguavano a vicenda, le armi tacevano al passaggio degli iniziati. Eleusi era l'unico territorio neutrale dell'anima, l'unico luogo dove l'umanità ricordava di essere una sola famiglia sotto lo stesso cielo. Questa protezione non era solo politica, era il riconoscimento che Eleusi custodiva qualcosa di essenziale per la salute mentale della civiltà. Senza quella valvola di sfogo, senza quella promessa annuale di rinascita, il peso della mortalità sarebbe stato insostenibile. Gli imperatori romani, uomini pratici e conquistatori, capirono subito questa verità. Non cercarono di distruggere il culto o di portarlo a Roma come un trofeo di guerra, come fecero con tante altre divinità straniere. Al contrario, si fecero umili pellegrini. Augusto, Adriano, Marco Aurelio, Commodo. I padroni del mondo attraversarono il mare,
si spogliarono delle loro insegne imperiali e attesero nel buio insieme ai loro sudditi. Adriano, in particolare, l'imperatore filosofo che cercava in ogni angolo dell'impero la bellezza e la verità, amò Eleusi al punto da farsi iniziare 2 volte, raggiungendo i gradi più alti della gerarchia mistica. Capiva che il potere di Roma poteva garantire l'ordine sulle strade e la giustizia nei tribunali, ma non poteva dare risposte alla solitudine dell'uomo di fronte alla morte. Per quello serviva Demetra, serviva il buio del Telesterion. Eppure, ciò che rendeva gli iniziati diversi non era un marchio sulla pelle o un anello al dito. Era un atteggiamento interiore, una qualità della presenza. Chi tornava da Eleusi non temeva più la morte nello stesso modo di prima. Non che la morte fosse diventata desiderabile, né che il dolore del lutto fosse cancellato. La morte restava un evento doloroso, la separazione rimaneva una ferita. Ma era sparito il terrore del nulla, l'angoscia di cadere in un abisso senza fondo e senza senso. Platone, che conosceva bene quei riti, parlava di una distinzione fondamentale tra chi viveva nel fango dell'ignoranza e chi, purificato, avrebbe abitato con gli dei. Ma non era un premio per i buoni comportamento morale, non era il paradiso dei giusti contro l'inferno dei malvagi. Era una questione di consapevolezza. L'iniziato sapeva, aveva visto nella ciclicità del grano che la vita è indistruttibile, che cambia forma ma non sostanza. Questa certezza rendeva la vita presente più dolce, meno frenetica. Si poteva godere del sole, del vino, dell'amicizia con una gratitudine nuova, sapendo che tutto questo era un dono temporaneo, ma parte di un gioco eterno. Sofocle scrisse: 3 volte felici quelli tra i mortali che vanno nell'Ade dopo aver visto questi misteri, perché solo per loro laggiù c'è vita, mentre per gli altri lì c'è solo sofferenza. Ma ogni ciclo, anche il più lungo, deve compiersi. La fine di Eleusi non arrivò per stanchezza interna, né perché gli uomini smisero di cercare risposte. Arrivò perché il mondo stava cambiando forma e una nuova luce stava sorgendo a oriente, una luce che non tollerava altre ombre. Il cristianesimo avanzava, portando con sé una promessa simile di risurrezione e vita eterna, ma con una pretesa di esclusività che il mondo pagano non aveva mai conosciuto. Per i nuovi fedeli, il segreto di Eleusi non era un mistero sacro, ma un inganno demoniaco, una parodia della verità. I padri della Chiesa scagliarono contro il santuario le loro invettive più feroci, chiedendo a gran voce che quei fuochi venissero spenti per sempre. Eppure, per molto tempo, la convivenza fu possibile. La forza della tradizione era tale che nemmeno gli imperatori cristiani osarono, all'inizio, chiudere le porte del Telesterion. Sapevano che spegnere Eleusi significava spegnere la speranza di milioni di persone e temevano che, senza quel rito, come disse uno storico pagano dell'epoca, la vita dei Greci non sarebbe stata più vita. Il tramonto definitivo iniziò con una profezia. L'ultimo ierofante legittimo, un uomo che aveva ereditato il diritto di mostrare le cose sacre da una stirpe che risaliva alla notte dei tempi, guardò il futuro e vide la fine. Non nominò un successore della sua stessa famiglia, gli Eumolpidi, come voleva la tradizione millenaria. Consacrò invece un uomo di un'altra stirpe, un estraneo, infrangendo la legge sacra. Quando gli chiesero perché, rispose con parole che hanno il sapore della cenere: «Dopo di me verranno le tenebre, i templi saranno distrutti e il fuoco sacro si spegnerà per sempre». Aveva visto arrivare la tempesta. La tempesta aveva 2 volti. Il primo fu quello della legge. Nell'anno 392 d.C., l'imperatore Teodosio il Grande emanò i decreti che proibivano tutti i culti pagani. I fuochi dovevano essere spenti, le processioni vietate, i santuari chiusi. Fu un colpo di penna burocratico a decretare la morte di un mondo. Non ci furono rivolte, non ci furono battaglie. Solo un silenzio attonito che calò sulla Grecia. La via sacra si svuotò. L'erba iniziò a crescere tra le pietre del cortile dove per secoli avevano atteso le folle. Il Ciceone non fu più mescolato, ma la fine fisica brutale arrivò pochi anni dopo, nel 396,
Alarico, il re dei Visigoti, scese in Grecia con le sue orde. Era un cristiano di fede ariana e vedeva nei templi antichi non solo luoghi da saccheggiare per l'oro e l'argento, ma covip di demoni da abbattere. I monaci vestiti di nero che accompagnavano il suo esercito lo incitavano alla distruzione. Quando i Goti arrivarono a Eleusi, non trovarono resistenza. Le mura che avevano protetto il sacro per millenni crollarono sotto i colpi dei barbari. Il tetto del telesterion fu sfondato, lasciando entrare quella luce solare che era sempre stata bandita dal luogo del mistero. Le colonne furono abbattute, le statue decapitate, i magazzini del grano incendiati. Fu una devastazione metodica, chirurgica. Alarico voleva assicurarsi che Eleusi non risorgesse mai più, e ci riuscì. Quando le sue truppe se ne andarono, lasciarono dietro di sé solo rovine fumanti e polvere. Tuttavia, la distruzione delle pietre non cancellò immediatamente la memoria. Si racconta che per decenni, forse per un secolo, vecchi contadini dell'Attica continuassero a recarsi tra le rovine nelle notti di settembre, portando piccole offerte di grano e miele, sussurrando preghiere a una dea che non aveva più una casa. Ma senza lo ierofante, senza il rito collettivo, senza l'iniziazione, il segreto si perse. Nessuno aveva mai scritto cosa accadeva davvero nel momento della visione. Era un sapere trasmesso da bocca a orecchio, da occhio a occhio. Spezzata la catena umana, il contenuto del mistero svaporò, tornando in quel regno dell'indicibile da cui era venuto. Oggi Eleusi è un sobborgo industriale a pochi chilometri da Atene. Ciminiere e raffinerie si stagliano contro il cielo dove un tempo si alzava il fumo delle fiaccole. Il sito archeologico è un'isola di silenzio in mezzo al rumore del traffico moderno. Il visitatore che cammina oggi tra quelle pietre vede solo le fondamenta, i monconi delle colonne, la grotta del Plutonion, l'ingresso agli inferi, ormai vuota e secca. I musei conservano i rilievi di marmo che raffigurano la dea che porge la spiga al giovane Tritolemo, ma la pietra è fredda, muta. Eppure qualcosa è rimasto, non nelle pietre, ma nella trama profonda della nostra cultura. Eleusi ci ha insegnato che la vita non è una linea retta che va dalla nascita alla morte, ma un cerchio. Ci ha insegnato che il buio è necessario alla luce, che la perdita è il preludio al ritrovamento. L'idea che l'anima sia qualcosa di prezioso, di divino, che merita di essere curato e purificato, ha radici che affondano in quella terra scura. Anche se il rito è morto, la speranza che esso incarnava non si è mai spenta. Ha solo cambiato nome, ha cambiato forma, fluendo in nuove religioni, in nuove filosofie, in nuove opere d'arte. Forse il vero segreto di Eleusi, quello che non poteva essere detto, è proprio questo: che non c'è nessun segreto da svelare, nessun oggetto magico, nessuna formula arcana. Il segreto era l'esperienza stessa di sentirsi vivi insieme agli altri di fronte all'ignoto. Era la scoperta che quando tutte le maschere sociali cadono, quando l'orgoglio viene lavato via e la paura condivisa, ciò che resta è una nuda, indistruttibile umanità capace di guardare la morte e sorridere. Il racconto termina qui, ai margini di queste rovine bianche sferzate dal vento dell'Egeo. Non possiamo portarvi oltre, perché oltre c'è solo il silenzio di chi sa e non parla. Eleusi rimane lì, come un grande punto interrogativo scolpito nella storia, a ricordarci che l'uomo antico, con tutte le sue paure e le sue superstizioni, aveva trovato un modo per fare pace con il suo destino. E noi, che abbiamo illuminato ogni angolo del pianeta e sconfitto tante malattie, abbiamo ancora paura del buio. Forse, se tendiamo l'orecchio nel silenzio della nostra notte interiore, possiamo ancora sentire l'eco lontano di quel grido, al mare o iniziati. E forse, per un istante, possiamo sentire anche noi il profumo del grano che matura nell'ombra, promettendo che l'inverno non durerà per sempre.